Lo stavamo aspettando da tantissimo tempo ed è una modalità di elaborazione che speravamo ci sarebbe stata fin dall'inizio. Ora, dopo un po' di mesi, finalmente è arrivata, forse anche grazie all'uscita di One 2.1, secondo me, ma è arrivato il momento di testarla. Ciao ragazzi, io sono Dan e bentornati sul canale. Dopo tanti mesi finalmente è arrivato il modello che tantissimi aspettavano. Probabilmente grazie alla pressione che gli ha messo addosso One 2.1 e sto parlando della versione Image to Video di One Video, quel famoso modello che ha portato la generazione video in locale a livelli molto più alti rispetto a quanto eravamo abituati prima, soprattutto grazie ai loro annessi che hanno stravolto completamente la qualità delle generazioni. Pochi giorni dopo l'uscita di One 2.1, Tencent ha rilasciato finalmente la sua versione Image to Video. C'è stata qualche problematica iniziale, anche perché subito dopo, proprio il giorno dopo, è stata lanciata una versione che possiamo definire 2.0. Non sono uguali le due versioni, sono simili, danno risultati diversi, ma è possibile utilizzarle entrambe. Il confronto fra i due modelli lo vedremo alla fine. Insieme ai modelli Tencent ha rilasciato anche due LoRa, perché a quanto pare i LoRa per un One Video, text to video, non vanno bene per l'image to video, non vengono proprio considerati, almeno dai test che ho fatto io. Mentre con i LoRa che hanno rilasciato loro abbiamo dei risultati, ma vedremo alla fine del video meglio, così come vedremo anche un confronto diretto. Perciò non perdiamo altro tempo, andiamo a vedere su ConfUI come elaborare con l'image to video di un One Video. A distanza di poco dall'arrivo di One 2.1 il suo image to video, è arrivato anche l'image to video di un One Video. Sembra quasi una casualità, però secondo me l'arrivo di quell'altro modello ha un po' spinto sull'uscita dell'image to video di un One Video, perché era in lavorazione da diverso tempo, però mancava una data ufficiale. Sembra che la cosa abbia un po' preso alla sprovvista Tencent, perché questo modello non è male, ma non è neanche qualitativamente simile a One 2.1 secondo me, però il suo vantaggio è di essere sicuramente più veloce a elaborare. Dico questo anche perché dalle news che leggete qui è successa una cosa in particolare. Quando l'hanno pubblicato esattamente il 6 marzo, dopo neanche un giorno è stato caricato un modello in una versione 2.0, diciamo, perché aveva dei problemi. In realtà è possibile usare entrambi i modelli e ognuno ha il suo stile di generazione, anche se poi ormai si sono un po' tutti spostati verso la 2.0. Qua vi fa vedere degli esempi, però secondo me è molto difficile riuscire ad avere dei risultati del genere con questo image to video, sì, poi in modo completamente editato. Vabbè, vi fa anche degli esempi, parte da questa immagine e vi fa qualche movimento. Il problema è che alle volte capita che in realtà non parte proprio dall'immagine che gli date voi, ma la modifica un pochettino, al contrario di One 2.1 che segue in modo paritario l'immagine iniziale. Oltre a questo hanno presentato anche due LoRa, perché da quel che ho capito i LoRa dovranno essere fatti su questo modello. Io ho fatto dei test con dei LoRa già di un One Video e non li prende, passa completamente oltre, mentre loro hanno reso disponibili anche questi LoRa qui. Per esempio questo fa crescere i capelli alle persone e questo fa l'abbraccio fra due personaggi. Poi a seguire c'è l'open source plan, cioè tutti i vari punti che hanno già spuntato, mancano solo i diffuser. Ringraziano anche KJ per i suoi nodi e per tutte le altre versioni, e poi ci sono i vari contenuti sotto e tutto il resto che va a spiegare un po' com'è questo modello, che per loro la versione a 720p ha un picco massimo di richiesta di 60 giga. Qua ricordatevi sempre che parlano delle versioni proprio sparate al massimo nella loro completa qualità. Noi cercheremo sempre di ottimizzare e questi valori non li raggiungiamo. Vi dico che io, come andrò a farvi vedere, genero intorno ai 19 giga di VRAM e riesco ad avere un risultato. Ovviamente non a 720p, perché 720p aumenta drasticamente la richiesta. Al momento bisogna un po' adattarsi. Non vediamo questa parte qua perché è se non usate ConfUI, ma se noi andiamo su, a questo livello c'è il link per andare su Hugging Face. Se voi cliccate vi apre questa pagina che ripete le stesse cose di GitHub come sempre, e qua in File and Version ci sono i file veri e propri. Ci sono i LoRa, ci
ci sono i transformer, cioè proprio il modello, e il VAE. Però come vedete sono formati particolari. Se noi andiamo sulla solita pagina dei ConfUI Example, troviamo tutto quello che ci serve in modo più semplificato, ovvero questa, dedicata a un UAN video, che avevamo già visto nell'altra guida. Inizialmente parla del testo video, vi dice tutte le cose che dovete scaricare, ma l'abbiamo già visto in quella guida che vi consiglio di vedere. Ma scendendo c'è l'image to video. Vi dice di scaricare il Lava Lama 3, un clip vision, e metterlo nella cartella che poi vediamo in particolare. Perciò per scaricarlo cliccate qui e successivamente fate download e lo tenete da parte, sono circa 650 mega. Dopodiché torniamo di qua e come vedete parlerà di una versione 1 e una versione 2, che sono essenzialmente quei due modelli che sono stati presentati, cioè la prima versione e il giorno dopo la seconda versione. Perché dicono che è possibile usarli entrambi? Perché secondo loro il primo modello dà un movimento migliore, vedete, fa un esempio, mentre il secondo segue meglio l'immagine che gli avete dato, facendo un qualcosa di un po' più carino ma fa meno movimenti. Perciò dovete scegliere voi quale utilizzare. In base a quale scegliete, se cliccate qua vi porta alla loro pagina con tutti i file che servono. In questo caso sono in Diffusion Model. Se andate qua trovate il text to video, l'image to video originale e poi quello che è uscito dopo, che vedete è Fixed, che si chiama Replace. Questi sono a BF16, che non è proprio il livello massimo che sarebbe FP16, ma comunque si avvicina. E attenzione che comunque BF16 è compatibile dalle RTX 30 a salire. Su quelle prima non potete far girare questi modelli, ma come vedete pesano molto, sono molto pesanti. Per migliorare la situazione, fortunatamente ci sono anche altri modelli con precisioni più basse e possiamo trovarli nella pagina che ha fatto KJ. Se noi andiamo sempre qua, che ovviamente vi metto in descrizione i vari link, qui KJ ha messo tutti i modelli con le varie precisioni di calcolo e in tutte le varie declinazioni. Abbiamo l'image to video, il fixed è quello uscito dopo e l'image to video il primo che è uscito. Potete scegliere se farlo in FP8 in questo caso, che pesa molto meno. Qui trovate anche i LoRa, ma sono gli stessi di là della Tencent, alcuni GUF, ma adesso li vediamo in particolare i GUF. Perciò se volete usare l'FP8 potete scegliere fra questi due essenzialmente, il Fixed, quello nuovo, e questo qui, quello vecchio, sempre E4 M3FN. Non c'è però la versione Scaled, ma dal mio punto di vista conviene orientarsi verso i GUF. Non sono più veloci a generare, ma vi fanno risparmiare un po' di VRAM ed è sempre utile, perché magari potete aggiungere altre cose o comunque ne avete poca e è meglio ottimizzare. Perciò il nostro caro City96 ha fatto i GUF anche di questi modelli. Se andiamo alla sua pagina abbiamo l'ultima versione, ma è possibile anche recuperare la prima. Se voi cliccate qui su This Branch, questi sono della prima versione, mentre se cliccate in questa File and Version, che poi vi linko comunque in descrizione, avrete la versione 2. Qui come sempre andate in base alla possibilità che avete, si parte dal Q8 e si scende sempre di più. In questo modo potete un po' risparmiare, considerate che il Q8 è paritario all'FP16 più delle volte e si scende sempre di più. Io non vi consiglio di scendere sotto il Q5 perché è un po' un limite, a meno che non avete veramente poche giga di VRAM e volete fare delle prove e vedere se si riesce anche con pochissimi giga a fare qualcosa. A questo però possiamo aggiungere anche un'altra cosa che è stata fatta sempre da City96, ovvero il Lava Lama 3, che sarebbe il suo clip dedicato. Se noi andiamo in File and Version, anche qua possiamo scegliere il Q8, il Q6, quello che volete, in modo tale che state usando i GUF sia per il clip che per il modello. Detto tutto questo, dove vanno messi questi modelli? Allora, andiamo nel frattempo su ConfUI, apriamo la sua cartella e ci richiamo sempre in Models. Prima di tutto il Clip Vision che avete scaricato va messo qua, che è questo, il Lava Lama 3 Vision, insieme al Clip Vision H se elaborate anche con WAN 2.1. Poi torniamo su. Se avete scaricato i modelli FP16, BF16 o FP8 vanno messi qua in Diffusion Model, li buttate in questa cartella. Se invece avete scaricato i GUF vanno messi in Unit. Io qui ho fatto la mia cartellina,
ma potete anche non farlo, perché vedete dice buttate qui i file, ma preferisco avere questo ordine io su ConfUI, e una volta dentro vedete ho sia il text to video che l'image to video, sempre versione GUF. Se torniamo su e andiamo in clip, qui dovete mettere il Lavalama 3 e io in questo caso ce l'ho GUF, altrimenti decidete voi se volete quello normale non quantizzato, però io volevo ottimizzare da entrambe le parti, perciò ho deciso di metterlo GUF anche questo. Quello che poi rimane, che non vi ho fatto vedere in particolare, però vi consiglio di seguire l'altra guida, è come sempre il VAE che dovete avere di un U1 video, ma lo trovate comunque nella pagina che vi linko di Confi.org, dove salite su trovate anche il VAE ed è esattamente questo da scaricare e mettere lì. A questo punto non dovremmo esserci dimenticati niente, perciò chiudo qui e siamo su ConfUI. Questa web UI, se non la conoscete, state iniziando adesso, forse è il caso di iniziare dal generare le immagini, perché il video è già più complesso, però nel caso volete iniziare comunque da questa, io ho fatto una guida che ve la insegna da zero. Ora non è più così recente questa guida perché è passato un po' e perché Confi.org sta veramente aggiornando tutto molto frequentemente. Vedrete un'interfaccia diversa intorno e la attivate nuovamente andando in setting, facendo menu, mettendo disable. Quella guida la vedrete così. I nodi essenzialmente sono simili, ma stanno un po' cambiando anche quelli purtroppo. Ma se ricliccate qua dove c'è l'ingranaggino e fate menu top, torna come prima. Ma recentemente ho caricato, diciamo, un podcast con 3 episodi dove spiego questa interfaccia a un mio amico che non l'ha mai usata, partendo da zero e con l'interfaccia attuale, anche se comunque qualche cambiamento c'è stato, come i colori qua in alto, alcuni pulsanti che si sono aggiunti. È un cambiamento epocale. Qua in alto non c'è più scritto UI, ma c'è scritto Run, è più comprensibile per tutti. Fate manager e come sempre update all. Leggete sempre gli aggiornamenti che vengono riportati nel changelog, perché magari alle volte leggete e dite ah caspita, ecco perché avevo quel problema, adesso l'hanno sistemato. Magari fanno riferimento anche a cose che state aspettando che vengano sistemate. Soprattutto vedete a che giorno è la vostra ConfUI. Adesso hanno aggiunto una cosa in più che vedete qua nel prompt dei comandi. Se salite in alto c'è il ConfUI Front-End Version, che una volta non c'era, e come ho detto nell'altra guida, se vi fa un problema qui che non trova la versione perché avete una cartella di ConfUI molto vecchia, dovete, a parte chiudere tutto, anche il prompt in questo caso, aprire la cartella di ConfUI, andare in update e fare questo update, e lui vi aggiorna anche il front-end, che dovrebbe essere l'interfaccia qua che vediamo noi. Ora partiamo subito a vedere questo workflow. Questo non c'entra niente, facciamo sempre open. Come sempre io sono nella mia cartella clonata da GitHub, vado su un U1 video e vedrete questo nuovo workflow, cioè un U1 video image to video. Lo apriamo e ci troviamo davanti questo workflow. Essenzialmente è il workflow di un U1 video, però si sono aggiunte un po' di cose, vediamolo in dettaglio. Quando aprite un workflow di cui non avete i nodi, ricordate sempre che dovete fare manager, install missing custom node, qua vi fa l'elenco di tutti i nodi che vi mancano, fate la spunta qua in alto, fate install, dopodiché riavviate la web UI e dovreste avere tutti i nodi visibili senza problemi. Altra cosa da fare una volta che tornate sulla web UI è premere il tasto R e vi viene questa notifica perché vi aggiorna i vostri collegamenti. A quel punto potete cambiare il modello e mettere esattamente quello che avete voi, altrimenti se lasciate i miei percorsi non vi farà la generazione dopo. Qua come sempre decidete quale modello caricare. Io qui ho il GUF in versione Q8, altrimenti caricate le versioni che volete voi. Ho fatto questo reroute così decidete quale collegare di nodo. Poi abbiamo il dual clip loader dove viene caricato il clip L, se volete il GUF di Lavalama 3, o se preferite la versione FP16, FP8, adesso non ricordo tutte le versioni che c'erano, ma scegliete un po' voi. Qua sotto abbiamo il Vision che viene caricato sempre da quella cartella, poi abbiamo il VAE di un U1 video e qua sotto abbiamo l'immagine. Qui partiamo con l'immagine di un cane. Fate un po' attenzione alle risoluzioni che usate, cercate di essere in linea con quelle di un U1 video. In questo caso si può arrivare a 720p, ma fate un po' attenzione a non sparare cose esagerate. E nel caso qui potete ridimensionarla, però io quello che vi consiglio è comunque caricate un'immagine già a posto. Una cosa che ho notato è che alle volte conviene
dirgli il resize e la risoluzione giusta dell'immagine, perché così la sistema giusta. Perché alle volte mi ha fatto errori mettendo qua 0, mettendo niente, e non so se è un problema del nodo di KJ o c'era qualcosa che non gli piaceva. In questo modo gliela passa giusta, cioè se voi sapete che questa immagine ha una risoluzione particolare, scrivetegliela qua. Adesso in questo caso è in realtà 830, vedete che mette 832, non so esattamente perché fa così, ma in tanti altri passaggi cambia i valori. Voi mettetegli la risoluzione dell'immagine e ditegli resize, e in questo modo non fa errori quando passa. A salire qui abbiamo il caricamento dell'ora. Come ho detto prima, i LoRa per un Yuan video non sembrano andare in questa versione qua, non succede assolutamente niente, passa l'immagine, non carica il LoRa perché è effettivamente un altro modello, perciò probabilmente sarà da aspettare che iniziano a fare il training dei LoRa nuovi per l'image to video. Lo ricollego di qua e di qua, che lo avevo lasciato collegato. Il prompt ovviamente devo dirgli che cosa voglio che faccia nell'immagine, gli spiego leggermente che cos'è e poi gli dico cosa deve fare. Non so se sia il caso di spiegargli proprio tutta l'immagine. Io quello che ho capito in queste generazioni di video è che non è necessario spiegargli interamente come è fatta la scena, perché rischia un po' di mandarlo in confusione. Ditegli il soggetto, l'oggetto, cosa sta per succedere in particolare. Lui riconosce la scena di suo e andrà a fare il movimento che gli avete detto. A seguire abbiamo un po' tutta l'impostazione che c'era già nell'altra guida che abbiamo visto con un Yuan video, ma si va ad aggiungere il T-Cache e lo Yuan Image to Video. Qui è essenzialmente come abbiamo visto con One 2.1, non c'è nulla di particolare in più. Ci sono valori diversi. Io da quello che ho visto consigliavano 0.48 per un Yuan video. Se non volete usare questo nodo, ovviamente cliccate sopra o cliccate proprio sul gruppo e fate bypass, o se volete solo bypassare il nodo lo fate da qua semplicemente con questo pulsantino, perché questo dovrebbe velocizzarvi la generazione, però un Yuan video è già abbastanza veloce. A seguire abbiamo proprio il nodo che gli dice: prendimi questa immagine e trasformala in una latent per la generazione. Qui decidete quanto far lungo il video. Una cosa che ho visto è che non digerisce bene l'idea che avevo applicato a One 2.1, ovvero gli do un frame rate più basso e poi dopo faccio il frame interpolation successivamente, così lo frego, e faccio meno frame e poi li recupero dopo. Se voi fate questo e qua nel video combine, perché non voglio farvi vedere il video sotto, lo faccio vedere dopo, gli mettete per esempio 12, viene a rallentatore, e anche se poi aumentate i frame viene uno slow motion un pochettino meglio, ma non viene giusto. Invece dovete proprio mettere 25, in questo modo vi elabora giusto e alla fine vi viene il video corretto. Perciò ragionate di 25 in 25, adesso è settato su 77, ma dovrebbe essere 75, ma se io metto 75 mi tiene 77, come se metto 100 mi mette 101. Calcolate 25 frame al secondo, con 100 vi fa 4 secondi, con 50 vi fa 2 secondi, vi mette 49, vabbè. Io generalmente genero a 75, così almeno dura un pochettino il video. Qua sotto scegliete il modello che avete impostato, perché se è la prima versione, che loro lo chiamano Concat, mettete V1, se è la seconda versione mettete 2, Replace. Fatto questo passa al Videcode in formato tiled. Questo passaggio qui prende sempre tante risorse ancora, al contrario di One 2.1 che ci mette tantissimo a elaborare, ma poi il Videcode lo fa veramente in un attimo. Questo invece ci mette meno a elaborare, ma quando passa dal Videcode occupa tutte le risorse a disposizione. Quest'altro gruppo io l'ho lasciato in bypass perché è da applicare solamente se voi mettete il modello 1. Un problema che aveva il modello 1 era che i primi 4 frame venivano male. Era stato fatto questo passaggio per fare in modo che tagliasse questi primi 4 frame e il video finale fosse direttamente buono, senza doverlo tagliare successivamente. Ma se voi usate il 2 potete lasciarlo in bypass. Vedete un po' voi come vi trovate meglio. Alla fine abbiamo il solito video combine che, come vi dicevo, conviene lasciarlo su 25, altrimenti vi fa un video in slow motion. Se vi serve questo effetto allora mettetelo a 12, vi verrà un po' più rallentato, altrimenti se volete un video normale fate 25. Considerando che sono partito da questa foto, un cane
in mezzo alla campagna, che effettivamente forse questo non è un golden retriever, ma gli ho detto che era un golden retriever, vabbè, adesso mi sono accorto che forse non è esattamente quello, vabbè. Gli ho detto che è un golden retriever che corre in una strada di campagna, la telecamera lo segue, è molto energetico, è felice di correre nella natura al tramonto, e lui mi ha fatto questo risultato. Adesso qua si è fermata l'anteprima, alle volte me lo fa ultimamente, però vabbè, basta dirgli open preview e questo è il risultato di un Yuan Video. Fa ancora un po' qualche difetto all'inizio, non so se avete visto, fa questo quadratini, è molto variabile il risultato perché alle volte viene bene, alle volte viene male, però tutto sommato non è venuto male questo, devo dire, anche se One 2.1 mi ha convinto estremamente di più. È incredibilmente più lento a generare One 2.1, però alla fine fa più movimenti, fa cose più particolari, dà più un senso a quello che ha generato, mentre qua spesso fa poco, però vi devo dire non è che proprio non fa nulla, anche questo è molto buono. Se non volete aspettare veramente tantissimo tempo con One 2.1 potreste dare un'occasione a un Yuan Video. La cosa veramente interessante che speravo io era che i LoRa già presenti di un Yuan Video fossero compatibili anche con questo, invece a quanto pare no. Però credo basti poco a chi ha fatto quei LoRa a rifarli e renderli compatibili. Come sempre nella cartella Models andate in LoRa, nel vostro un Yuan Video buttate dentro qua il LoRa che servono, per esempio quelli che vedevamo prima, tipo nella pagina di KJ qua sotto abbiamo il LoRa dove si abbracciano e il LoRa dove vi crescono i capelli. Magari faccio dei test, ve li faccio vedere a fine video. Questi qua li mettete qua dentro come volete, ho fatto una cartella come ho fatto io, ma potete anche non farli, e credo che il vero vantaggio di un Yuan Video potrebbe essere quello, perché i LoRa di un Yuan Video erano veramente fatti bene ed erano veramente belli. Se quella qualità poi verrà passata anche all'image to video, allora lì la guerra diventerà molto più serrata con One 2.1, però sicuramente le due aziende hanno buttato fuori dei modelli molto interessanti e molto incredibili, considerando da dove partivamo fino a qualche mese fa. Dalle prove che ho fatto ho visto che effettivamente One 2.1 se la cava meglio, dà una qualità maggiore, dà più movimenti, dà un'interpretazione migliore di come fare la scena. È anche vero però che One ha delle tempistiche di elaborazione incredibilmente più alte. Da una parte perdiamo un po' nella qualità finale, nei movimenti e tutto, ma recuperiamo in velocità. Dall'altra invece abbiamo più qualità, più movimenti particolari, ma una velocità estremamente più bassa. Volete vedere, secondo il vostro punto di vista, qual è la cosa che ha più importanza, se avere subito un risultato o avere una qualità più alta. Poi io dico subito, ma in realtà parliamo comunque di minuti di generazioni, perché anche sulla mia, che è una 3090, per fare 75 frame ci mette parecchio tempo. Adesso a memoria non ricordo quanto ci metteva, ma forse comunque sui 10 minuti ci stiamo. Con One ci metto un po' di più. Se metto 77 frame anche su One, la cosa diventa incredibilmente più lunga, quindi devo mettere meno frame su One per avere una tempistica accettabile. Ho fatto un test però con i primi LoRa disponibili di Tencent e potete vederli qua a fianco. Il primo vi permette di far crescere i capelli a una persona e il secondo invece di far abbracciare due personaggi. Ora li ho lasciati volutamente così perché sono impostati a 77 frame, che in realtà sarebbero 75, ma Config mette 77, perché se mettete pochi frame è molto probabile che non vi dia un risultato, ma che l'immagine stia abbastanza ferma, che non faccia niente. Più aumentate questo valore e più è facile che ci sia un movimento e che vi applichi il LoRa. Vedremo più avanti se si riuscirà a migliorare questa situazione, ma mi è capitato anche alcune generazioni dove non veniva applicato il LoRa proprio perché c'erano pochi frame. Perciò se non vi fa nulla provate a aumentare questo numero. Ma facciamo un confronto diretto, partiamo da un'immagine uguale per entrambi, che in questo caso è questo cane, e gli dico una cosa abbastanza semplice, cioè sta correndo su una strada di campagna e la telecamera lo segue, e vediamo le due interpretazioni, una di One 2.1 e l'altra di un Yuan Video image to video. Possiamo dire con impostazioni praticamente similari, sempre usando i GUF sia per il modello e sia per il text encoder. Ovviamente queste generazioni cambiano tantissimo da una
all'altra. Potrebbe essere che facendo un'altra generazione potrebbe venire meglio un One Video e potrebbe venire meglio ancora One 2.1 o peggio, però in generale posso dire che One 2.1 fa spesso le cose fatte meglio. Però mi è capitato anche che alcune generazioni dell'image to video di un One Video fossero comunque molto belle e utilizzabili. Fate dei test, provate anche voi, questa cosa è in continua evoluzione. Ogni giorno escono nodi nuovi che aggiungono ottimizzazioni oppure valori diversi da impostare, cose che ottimizzano. Ci sarebbero delle ottimizzazioni che si aggiungono per velocizzare l'elaborazione, ma al momento su Windows sono veramente incasinate da installare. Siccome potrebbero compromettere la cartella di ConfUI se non fatte bene, allora sto aspettando a fare guide di questo tipo, perché non voglio fare una guida dove 2 persone su 10 ce la fanno e tutte le altre si incasinano la cartella e non riescono più a generare. Perciò al momento tutte le ottimizzazioni semplici che potevano essere aggiunte io le ho messe nel workflow. Provate a vedere, sono generazioni video, ovviamente ci vuole il tempo per generare. Speriamo che trovino veramente un'ottimizzazione tale da abbassare tantissimo sia le richieste di VRAM e sia le tempistiche. Iscrivetevi se non vi siete ancora iscritti, così vedete anche i post che metto sul blog legato al canale e tutto quanto, e potete essere informati quindi se magari cambio qualche workflow durante la settimana perché mi rendo conto che qualcosa doveva essere sistemato, come è successo tipo con One 2.1. Ma ricordatevi che c'è il server Discord dove ci sono svariati canali in cui parlare di tematiche particolari e dilungarsi un po' di più su questi argomenti. Se volete supportarmi c'è la pagina Patreon dove posto anche i workflow in anticipo se volete testarli insieme a me o darmi qualche consiglio o chiedere informazioni riguardo a ConfUI e workflow, perché con l'abbonamento più alto c'è anche la chat dedicata agli iscritti. Allora ci vediamo alla prossima guida. Ciao!